Bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme un delitto, gli spaghetti all'assassina. Sì. Scopriamo insieme il colpevole. Chi sarà mai? Per preparare gli spaghetti all'assassina e quindi compiere questo delitto avremo bisogno di olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino, concentrato di pomodoro, acqua, passata di pomodoro e anche in questa ciotola passata di pomodoro. Come vedete l'ho divisa in due parti e dopo vi spiegherò il perché. Naturalmente avremo bisogno degli spaghetti. Quindi iniziamo aggiungendo alla passata di pomodoro il concentrato di pomodoro. Per tutte le dosi e gli ingredienti fate sempre riferimento al link in descrizione, dove troverete anche la storia di questo piatto, le leggende, tutto. Mescoliamo e aggiungiamo l'acqua. Dobbiamo ottenere una sorta di brodo di sugo. Aggiungiamo ancora dell'acqua fino ad ottenere un brodo. Mescoliamo bene. Dobbiamo ottenere un brodo bello rosso sangue. Ancora dell'acqua e quindi ci siamo. Come vedete è molto liquida. Ora ci spostiamo sui fornelli e lo facciamo cuocere per un quarto d'ora 20 minuti. Quindi versiamo il nostro brodo in una pentola. Prendiamo tutto il concentrato di pomodoro e lo facciamo sciogliere per bene. Accendiamo, aggiustiamo di sale e lo facciamo cuocere per un quarto d'ora 20 minuti. Adesso prepariamo l'aglio e quindi lo andiamo ad affettare, o se preferite e vi piace il gusto dell'aglio potete addirittura tritarlo. Io ho già eliminato l'anima, così è meno indigesto, perché di aglio ne va parecchio. E anche il peperoncino. La quantità del peperoncino decidetela voi. Però se è all'assassina capite bene che deve piccare. E adesso andiamo a soffriggere. Aggiungiamo nella padella l'olio abbondante, l'aglio e il peperoncino e li facciamo soffriggere a fuoco vivace. La ricetta originale prevede l'utilizzo di una padella in ferro. Ora, a me non piace la padella in ferro e quindi sto utilizzando questa padella. Se voi ce l'avete utilizzate la padella in ferro oppure una padella antiaderente. Io utilizzerò la mia padella che è con un fondo in pietra e quindi è antiaderente. Ok, l'aglio come vedete è ben soffritto e adesso andiamo ad aggiungere la passata. Tenete presente che schizzerà dappertutto, ma purtroppo questa ricetta è così. Mescolate bene e lasciate cuocere giusto 2-3 minuti. Come vedete l'omicidio è in corso. Come vedete il sugo si è ristretto, vedete? A questo punto andiamo ad aggiungere gli spaghetti crudi, così. Mi raccomando che la padella abbia il diametro abbastanza grande da contenere gli spaghetti interi. Quindi ora lasciamo gli spaghetti così, li distribuiamo bene sulla superficie e facciamo in modo che assorbano il sugo senza toccarli. Quindi io adesso faccio così e li lascio andare per un paio di minuti, ma vi farò vedere tutta la preparazione. Quando vedete che gli spaghetti hanno assorbito tutto il sugo e cominciano già ad abbrustolirsi, vedete?
questo è il momento di girarli, cioè di mettere quelli che stanno in superficie a contatto con la padella. Io uso una pinza, ma voi potete utilizzare un cucchiaio di legno tranquillamente. Vedete? Cominciano a morire i poveri spaghetti. A questo punto vedete che anche questa parte di spaghetti è ben abbrustolita, quindi senza toccarli iniziamo ad aggiungere il brodo di pomodoro. Anche qui ci sarà uno spargimento di sangue. Aggiungiamo 2 mestole alla volta. Ogni volta che la pasta assorbe tutto il brodo di sugo, aggiungeremo altri 2 mestoli di passata, senza toccare gli spaghetti. Controllate sempre, vedete? A questo punto dobbiamo di nuovo rigirare gli spaghetti e facciamo così. Li risistemiamo e aggiungiamo ancora un mestolo di pomodoro. A questo punto giriamo gli spaghetti e come vedete cominciano ad arrostolirsi. Ora possiamo cominciare a mescolarli un po' perché lo spaghetto ha cominciato a piegarsi. Questa operazione sembra lunga ma non è lunga, ci vorranno circa 8 minuti, 7-8 minuti. Proseguiamo la cottura. Questo è il suono che dobbiamo sentire durante l'omicidio. Gli spaghetti stanno soffrendo. Come vedete gli spaghetti si sono già ben abbrustoliti. Assaggiamo per vedere il punto di cottura. Sono cotti, oddio che bruciano, e alziamo al massimo il fuoco e li facciamo abbrusticciare ancora di più. I nostri spaghetti alla salsina sono pronti, il delitto è stato compiuto. Come vedete sono ben bruciati, gli spaghetti hanno sofferto come dovevano soffrire, sono piccantissimi e sono pronti per essere mangiati. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta e poi raccontatemi chi è l'assassino. L'aglio, il peperoncino, gli spaghetti o io? Ciao!